Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa collana un po' particolare, se vogliamo, con questa alternanza di cristalli tra posizione e colore, con questo filato argento che gli fa un po' da serpentello intorno. È comunque magari un progettino un po' più impegnativo degli altri, ma è sempre molto facile, magari un po' meno veloce, ma comunque una volta presa la mano il lavoro corre ugualmente. Prima però di lasciarvi alla descrizione del materiale occorrente e dal tutorial della collana, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Per questo progetto avremo bisogno di cristalli da 6 mm che ho infilato su un filato gioiello color argento numero 9. Li ho infilati a sequenze di 2 a 2, cioè 2 turchesi, 2 azzurri. Voi ovviamente potete scegliere il colore che più vi piace, anche tinta unita, oppure tutti fantasia, oppure vari colori tutti mischiati insieme, perché no, potrebbe venire comunque una bella cosa. Dopodiché avremo bisogno di un ago infilaperle per infilare i cristalli. Ho usato un uncinetto numero 1,75, un cristallo un pochino più grande per la chiusura o un bottone, oppure se volete fare la collana lunga potete lasciarla anche senza chiusura, dopo vi spiegherò come fare, una forbice, colla da bigiotteria, eventualmente un ago da lana per nascondere le codine, però se siete abituati con l'uncinetto va benissimo anche l'uncinetto, e un metro da sarta per poter misurare la nostra collana. Io la collana l'ho già realizzata, quindi dopo andrò a farvi un campione e vedremo insieme come mettere la chiusura. L'ho lasciata così e la chiuderemo insieme. I passaggi li vedremo nel campione. E questa collana è lunga in tutto 70 cm ed ho usato 54 cristalli azzurro chiaro, 52 cristalli turchese per un totale di 106 cristalli. Ora andremo a vedere come l'ho realizzata. Come vi ho già detto in precedenza, ho già infilato i cristalli a 2 a 2. L'unica accortezza che dovremmo avere è che se decidiamo di mettere la chiusura, se iniziamo con 2 cristalli chiari, dovremmo finire con 2 cristalli chiari. Se invece non decidiamo di mettere la chiusura e fare tutta una collana intera e andare a chiudere con i punti bassissimi, dobbiamo seguire la sequenza 2 chiari, 2 scuri, 2 chiari, 2 scuri e finire in maniera alternata, in modo che quando chiuderemo la collana i colori resteranno alternati. Iniziamo la nostra collana lasciando un pezzettino di filo. Faccio il nodino iniziale. Se volete mettere la chiusura come ho fatto io, fate 3 catenelle dopo il nodino. Se invece non volete mettere la chiusura, ne farete una sola, perché dopo si andrà ad unire con l'altro capo. Detto questo, vado a prendere 2 cristalli, li avvicino, allungo l'asola, li blocco con una catenella e faccio una catenella di separazione. Vado a prendere altri 2 cristalli, li avvicino, li blocco tutti e due con un'unica catenella e ne faccio una di separazione. Vado a prendere altri 2 cristalli e li blocco con una catenella, sempre allungando bene l'asola. Catenella di separazione, vado a prendere altri 2 cristalli, allungo bene l'asola, mi raccomando teneteli sempre tutti dalla stessa parte e li blocco con una catenella, catenella di separazione, vado a prendere altri 2 cristalli, allungo bene l'asola, li blocco, faccio una catenella di separazione. Vado a prendere altri 2 cristalli, li chiudo con la catenella, catenella di separazione e vado avanti finché ho raggiunto la misura che mi piace, che desidero della collana. In questo caso metterò ancora qualcuno perché è un campione, dopodiché vedremo come andare avanti.
Facciamo finta che sono arrivata ai miei 70 centimetri, quindi ho la collana completa. Cosa dobbiamo fare? Io ho iniziato con i 2 turchesi e finito con i 2 turchesi, quindi andrò a realizzare le mie 3 catenelle e l'asola. Se invece voi non volete mettere la chiusura, appunto vi fermerete ai 2 azzurri e non farete l'asola, quindi farete solo una catenella e tornerete indietro nel sistema che vi mostrerò più tardi. Ora io invece vado a fare l'asola, perché probabilmente questo della misura adatta magari ci faccio anche un bracciale, non lo so, vediamo. Quindi vado avanti con le mie 3 catenelle, dopodiché vado a fare un numero di catenelle che mi consentano di realizzare un'asola per il tipo di bottone che ho scelto, bottone, cristallo, perla, quello che avete scelto di usare. Quindi ne vado a fare 9 oltre le 3 catenelle e vado a chiudermi sulla prima delle 9 con un punto bassissimo. Questo dovrebbe bastare per il mio cristallo. Se sentite rumori in sottofondo, i miei vicini di casa hanno deciso di fare dei lavori di ristrutturazione sulle scale del loro giardino, quindi ci terranno compagnia per il procedimento di questa collana. Quindi a questo punto vado a camminare coi punti bassissimi fino all'ultima catenella disponibile prima del cristallo. Teniamo sempre il dritto delle catenelle verso di noi, in questo modo resterà un lavoro più regolare. Arrivato a questo punto entro nell'asolina che tiene i 2 cristalli, entro nella catenella, la tratto come un archetto e vado a realizzare 5 punti bassi, sempre con questo uncinetto, questo filato e la mia mano. I punti bassi per me 5 sono abbastanza. Voi dovete valutare rispetto ai cristalli, il filato, la mano e l'uncinetto. Quindi realizzati questi 5 punti bassi, tengo sempre le catenelle, il dritto delle catenelle verso di me, entro nella catenella vuota, faccio un punto bassissimo, dopodiché punto l'uncinetto in mezzo qua, libero, blocco e giro il lavoro, faccio una catenella, sposto in questa maniera i cristalli che ho appena lavorato con i punti bassi, vado a prendere i successivi e vado a fare i miei 5 punti bassi. Fatti 5 punti bassi, metto bene il dritto delle catenelle verso di me, entro nella catenella vuota e faccio un punto bassissimo. Rimetto l'uncinetto in questa posizione che mi serve per tenere fermo bene il lavoro, non ha un altro compito. Faccio la catenella, ruoto i cristalli, porto quelli scuri dalla parte opposta, entro nell'archetto formato dalla catenella e vado a fare i miei 5 punti bassi. Metto bene le catenelle al dritto verso di me, entro nella catenella vuota, faccio un punto bassissimo, tengo bloccato il lavoro con l'uncinetto, giro il lavoro, faccio una catenella, sposto di nuovo il lavoro in modo che i cristalli che devo lavorare vengano sotto e faccio i miei 5 punti bassi.
metto bene il dritto delle catenelle verso di me, entro nella catenella vuota, quella piccolina per intenderci, e faccio il mio punto bassissimo. Tenendo bloccato con l'uncinetto il dito, giro il lavoro, faccio una catenella, ruoto i cristalli in modo da avere quelli da lavorare sotto, entro e faccio 5 punti bassi. Vado a raddrizzare il lavoro, tengo il dritto delle catenelle verso di me, entro in quella vuota con un punto bassissimo, tengo bloccato il lavoro con uncinetto e dito, giro, faccio una catenella, ruoto il lavoro in questa maniera e faccio i miei 5 punti bassi. Di nuovo metto bene dritto il lavoro, entro nella catenella vuota con un punto bassissimo, appoggio l'uncinetto al centro tra i gruppi di 2 cristalli, tengo col dito, giro, catenella, ruoto i cristalli in questa maniera in modo da avere quelli da lavorare sotto pronti per fare i punti bassi. Metto il lavoro ben dritto verso di me, faccio un punto bassissimo, di nuovo dito, uncinetto, giro, catenella, giro ancora, 5 punti bassi e la sequenza da tenere è tutta questa. L'unica difficoltà, se così vogliamo chiamarla, è di continuare a girare, ma in realtà è tutto facilissimo. Sono arrivata alla fine, quindi andrò a chiudere per poi mettere la chiusura. Se invece voi avete scelto di fare una collana lunga senza chiusura, ignorate l'asola, ignorate questi 2 cristalli, qui ci sarà la catenella, li andrete ad unire qui. Ho lasciato l'altro lavoro, ho preso in mano la collana, quindi noi ci ritroviamo dopo il punto bassissimo in questa situazione. Prima di tutto andiamo a prendere il nostro ago apribile, vado a prendere il filo attaccato alle catenelle, inserisco il cristallo e sfilo l'ago. Vado a togliere la parte rovinata del filo che mi sono dimenticata di togliere prima, entro nella prima catenella disponibile, vado a prendere il filo e cammino con i punti bassissimi fino ai punti bassi. Faccio una catenella di sicurezza e vado a nascondere i fili tra i punti con qualche punto asola.
Dopodiché prendo l'altro, lo faccio scorrere un po' tra i punti e porto il filo fino alla fine di questo archetto per non avere tutti i nodi nello stesso punto. Poi mi porto dietro e vado a fare qualche nodo, così come ho fatto prima, dopodiché andrò a mettere la colla. Ci vediamo più tardi. Ed ecco la nostra collana terminata, magari un progettino un pochino più impegnativo, però è molto divertente farlo e comunque indossarlo con tutta questa alternanza di colori e posizioni dei cristalli. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.